Ragazzi, ce l'abbiamo fatta arrivare in Oman. Abbiamo già recuperato un po' di tempo. C'è un po' abbastanza on and off il fatto perché certe volte ci sono strade che sono un pochino più trafficate. Però fortunatamente è abbastanza libero. L'unica cosa che ci è preso un po' di più tempo è stato il fatto al border per prendere la visa per entrare in Oman. Ci hanno fatto passare fucili, le birre, tutto. Siamo stracontenti finalmente. Cioè finalmente siamo arrivati in Oman e sono stracontento. Il piano di oggi è arrivare al porto alle 12:30, come ho già detto prima, e metterci là in barca perché il driver arriva. Buttiamo in acqua, non so dove andremo a pescare, però so che ci divertiremo. Spero che vi faccia conoscere la squadra. Comunque siamo io, Gaetano, Mehdi e Luca. Luca lo conoscete, Gaetano lo conoscete perché c'è stato in un video delle lampughe e Mehdi non c'è mai stato perché questa è la prima volta che incontro a Mehdi, però veramente un ragazzo con le teste sulle spalle. Dai, ci vediamo presto ragazzuoli. Ciao ragazzi, purtroppo non ho potuto registrare durante la strada per due motivi. Uno perché ho fatto da navigatore e poi anche perché ho aiutato a Mehdi a guidare. Quindi c'è stato un po' di casino, però vi faccio immaginare il panorama che abbiamo potuto vedere tramite questo breve video che ho fatto col drone. Qua abbiamo Gaetano. Qua abbiamo Gaetano che registra. Qua c'è Luca che fa la plin plin. Siamo pronti ad andare. Là c'è Mehdi, là sotto. E qua siamo in Oman, a Bandar Kiran. Pronti a sparare qualche cosa. Tu che vuoi sparare, Gaeta? Io aragoste. Aragoste. Sparo aragoste. Hello! Hello! Say hi to my people. Hi! Come penso che avete notato da questo video e da video precedenti, che il mare è una tavola. Quindi la navigazione per arrivare al posto e ai posti è stata veramente una favola, anche grazie al capitano che ha fatto un lavoro magnifico. Comunque, banda alle ciance e cominciamo a pescare, ragazzi. Il primo posto che abbiamo visitato è una secca molto bassa. Dato che molti di noi non pescavano da molti mesi, abbiamo deciso di incominciare facile. In questo video io mi tuffo su un masso che fuoriusciva dall'acqua. Dato che le onde e la corrente sbattevano contro questo masso, le conchiglie o i crostacei che vivevano sopra venivano spinti in acqua, creando una pastura mozzafiato. Quindi immaginatevi cosa c'era. In questa immersione io mi stavo preparando inizialmente per un aspetto nel fondo, ma invece la mia presenza ha incuriosito un branco di sweetlip grossi. Quindi ho subito cambiato tattica e ho optato per un colpo in caduta. Lentamente mi avvicino al pesce e scocco il colpo prendendo il più grosso. Questi pesci fanno parte della famiglia Plector Incus e assomigliano leggermente alle corvine, ma non appartengono alla stessa famiglia. Sono dei pesci che mangiano crostacei, conchiglie, e sono noti perché molte volte o li vedi a branco oppure li trovi direttamente in tana. Questa volta fortunatamente l'ho trovato in branco. Dopo lo sweetlip, io e Mandy non abbiamo più visto niente, quindi abbiamo segnalato alla barca di cambiare spot. Ci spostiamo su un relitto che va dai 15 metri ai 27 metri per cercare qualcosa di più grosso. Mandy scende e spara una riccioletta, mentre risale mi segnala che un'altra ricciola la stava seguendo. Quindi io subito accendo la telecamera, scendo e la sparo. Praticamente il relitto poggiava su una secca. Questa secca poi risaliva di molto.
Quindi un po' più avanti del relitto si trovava la parte molto bassa della secca che faceva tante aragoste. In questo video stavo perlustrando la zona e le fessure in cerca di qualche aragosta. Dopo un bel quarto d'ora di cercare, finalmente trovo una fessura che secondo me potrebbe fare aragoste. Allora con la torcia guardo dentro e vedo le due antenne dell'aragosta. Allora dico perfetto, ok, abbiamo trovato l'aragosta. Sfortunatamente, come potete vedere dal video, l'aragosta era troppo dentro la fessura, quindi decido di scaricare il fucile. Con un inverter è stato, diciamo, un po' un incubo perché avevo paura di rompere l'asta, però fortunatamente l'ho scaricato abbastanza e pian piano con la torcia e mirando l'ho sparata e mi sono portato a casa una bella aragosta. Era molto 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 buona al barbecue. Ora vi metterò, casomai alla fine del video vi metterò qualche video del barbecue che abbiamo fatto. Dopo una bella oretta che pescavamo tra relitto e secca, abbiamo deciso di spostarci nell'ultimo spot del giorno, una secca medio-bassa. Appena entro in acqua, noto dei pesci grossi che passano sotto di me e si vanno a nascondere tra le fessure delle pareti. Naturalmente, io decido di seguire uno di loro e capire dove entravano. Appena vedo l'entrata, decido di fare un agguato, quindi lentamente mi immergo vicino alla parete per evitare di essere rilevato da loro e piano piano mi avvicino all'entrata della loro grotta. Appena vedo l'entrata e capisco che quello è dove sono i pesci, pian piano entro, punto il fucile e aspetto che uno dei pesci si stacca dal gruppo. Appena noto che c'è un vortice di questi pesci che sono dei permit, che sono della famiglia dei calangidi, noto che uno di loro si stacca dal gruppo, miro a quello là e lo sparo. Fortunatamente mi porto questo bel pesce a casa, che era anche il mio primo permit. Ciao ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, per favore lasciate un like e se volete vedere ancora contenuti e video del genere, per favore iscrivetevi al canale perché ci aiuta a noi moltissimo. Alla prossima ragazzi, buon mare!